Ciao, sono Angela, siamo a Capri, nella mia cucina. Prepareremo oggi una ricetta tipica caprese, i ravioli. Ricetta della tradizione che faceva la mia mamma, la mia nonna, la ricetta di famiglia. Per la realizzazione della mia ricetta useremo la farina, le uova fresche, la caciotta che è un formaggio locale, la maggiorana, pomodorini freschi, basilico, parmigiano, olio e sale. Tante cose vengono dal mio orto. E soprattutto gli odori, in special modo gli odori. Come prima cosa prepariamo la farcitura, anche perché la pasta preferisco farla all'ultimo momento in modo che non si asciughi. Dunque, la caciotta va grattugiata anche grossolanamente e una volta grattugiata la caciotta aggiungiamo il parmigiano, un po', e poi un po' di maggiorana spezzettata. Uova fresche, impastiamo il tutto. Se necessario, diciamo, se per caso le uova sono piccole o magari perché la caciotta può essere anche più secca, si può usare un altro uovo e l'impasto è pronto. Dopodiché acqua calda e farina. Io sono abituata a fare, diciamo, ad occhio. All'inizio lavoro nella ciotola, poi lavoro con le mani. Sto attenta a prendere tutto l'impasto, quel tanto che basta, perché questa pasta non va lavorata molto. Appunto, è semplicissima, è pronta. E adesso andiamo a preparare i ravioli. La farina sempre a portata di mano, poiché deve essere sottilissima, si deve sentire il formaggio. Allora, adesso sistemiamo il ripieno a mucchietti e poi vado a ripiegare la pasta. Abbiamo il raviolatore, uno strumento indispensabile. I ravioli sono il piatto tipico della tradizione caprese. Man mano che li facciamo li sistemiamo in un piatto ben infarinato, perché la pasta è umida, altrimenti si attaccano. Io per 4 persone considera che la porzione al ristorante è 6-7 a testa. Quindi una trentina. Il trucco sì, ce l'ho, è proprio da kamikaze. Li faccio e li cucino. I miei ravioli non passano per il frigo. Trovo che il frigo alteri un po' il sapore. Se questa pasta viene messa in frigo si indurisce inevitabilmente, quindi dovrà cuocere di più. Mentre appena fatto e cucinato è sufficiente un minuto, farli bollire un minuto e sono prontissimi. E adesso passiamo alla preparazione del sugo, che è un sugo fresco con pomodorini freschi, olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, sfrigola. Ci teniamo pronti i pomodorini freschi. Deve cuocere proprio veramente pochi minuti. Per i ravioli semplicemente acqua e sale, ma poco sale, poiché la caciotta, perlomeno quella che si fa nella nostra zona, è parecchio salata. Metteremo anche altro basilico a crudo. Il pomodorino deve rimanere abbastanza integro, ecco, non deve essere sfatto, perché è bello vederlo. Appena l'acqua bolle sono pronti per essere calati. Andiamo tranquilli, possiamo calarli tutti in una volta. L'ultimo minuto di cottura lo faccio nel sugo, spadellando. Ecco, aggiungendo un po' di parmigiano. Proprio un minuto, anche meno di un minuto.
basilico spezzettato con le mani che decorerà il piatto. Allora, questa è la mia versione dei ravioli capresi. Spero che un giorno possiate venire a Capri ad assaggiarli e vi saluto. Sono Gennaro Esposito, chef della Torre del Saracino, e oggi sono chiamato a un compito davvero arduo: rivisitare, rinnovare un piatto straordinario che è il raviolo alla caprese. Dovrei essere quello che dà la versione un po' più contemporanea. Ci è piaciuto giocare sui colori, sulla sorpresa. Possiamo partire da riconsiderare il ripieno in un modo un pochino più divertente, un pochino più allargato, e quindi abbiamo utilizzato un moscione di vaccino che è una sorta di caciocavallo fresco, mentre la parte della caciotta di capra che abbiamo utilizzata gli dà un senso un pochino di consistenza più gessosa, ma anche quel profumo particolare di erba, e poi abbiamo messo anche un pochino di ricotta. Unire i tre formaggi insieme, ovviamente cercare di ottenere una consistenza abbastanza raffinata. La ricotta addirittura la passiamo a setaccio, insaporiamo con la maggiorana, aggiustiamo eventualmente di sale. E il ripieno è pronto. La pasta bisogna lavorarla sul fuoco, bisogna stemperarla, quindi aggiungere la farina e l'acqua bollente, lavorarla. Poi metterla sul tavolo, cercare di lavorarla un pochino ancora sul tavolo. E poi la va stesa, nel nostro caso noi la stendiamo molto sottile, di solito il raviolo alla caprese è un pochino più importante lo spessore della pasta. Noi poi l'abbiamo semplicemente unto il raviolo con un filo d'olio, perché non vogliamo mortificare la consistenza e neanche il ripieno del raviolo con la salsa. Noi più che ravioli facciamo dei bottoni, nel senso che la parte dei bordi della pasta è quasi inesistente, proprio perché non vogliamo dare un ruolo importante alla pasta, né quantitativamente né dal punto di vista dello spessore. La pasta deve essere veramente solo un mezzo per poter portare alla bocca il ripieno. L'impiattamento è un impiattamento molto essenziale, molto delicato, proprio perché è molto importante che ti prepari a quello che è il senso del piatto. Addirittura il bianco è colore predominante, se non fosse per una macchiolina di verde per il basilico, qualche goccia di concentrato di pomodoro del piennolo che cerchiamo di fare noi, cuocendo i pomodori al forno piano piano e poi li passiamo al setaccio, otteniamo proprio una sorta di concentrato di questa varietà di pomodoro che è straordinaria. Oggi possiamo decidere quale pomodoro abbinare e quindi possiamo divertirci a creare dei giochi di consistenza, di sapore molto diversi, e quindi noi abbiamo fatto proprio questo, abbiamo utilizzato il piennolo con delle gocce che danno una concentrazione, un'importanza al piatto davvero fenomenale, l'acqua che racconta di delicatezza, racconta proprio di trasparenza, e poi all'interno abbiamo sfruttato tra virgolette gli scarti della lavorazione dell'acqua di pomodoro per ottenere un concentrato che abbiamo messo in piccola quantità proprio per sorprendere il palato e per meglio accompagnare l'opulenza e la piacevole sensazione grassa del formaggio. Quindi piatto costruito per divertire, per sorprendere, ed è un piatto che comunque è coerente con la traccia originaria che è il raviolo alla caprese, che alziamo le mani, rispettiamo e amiamo tantissimo. Sono due racconti diversi, sono due ricette diverse, pur partendo dalla stessa traccia, dallo stesso spunto. Tutti e due i piatti hanno una grande dignità, una grande capacità di espressione. Angela con i suoi ravioli ti fa vivere
non so, un'esperienza molto in osmosi con quello che è il territorio, con quello che è la storia di Capri e la filosofia della cucina, che è una cucina un po' come l'architettura di Capri, povera, essenziale, ma straordinariamente coerente con tutto il resto. Noi siamo partiti da questo per creare un piatto altrettanto essenziale, altrettanto povero, nel senso giocato con prodotti molto semplici, però l'architettura del sapore secondo me è molto divertente. Spero che siamo riusciti ad aprire bene questa finestra sulla cultura caprese, insomma una cultura straordinaria, ma soprattutto un luogo dell'anima.